Nell'avventura di oggi, Ed e io esploriamo un cimitero abbandonato. In realtà questo cimitero è tutt'oggi in uso, ma al suo interno c'è un'immensa struttura monumentale. Questo complesso è in fase di restauro, ma i lavori sembrano fermi da tempo e quindi decidiamo di esplorare. Al suo interno facciamo delle scoperte agghiaccianti, troviamo tombe e bare divelte. Teschi e ossa sono sparpagliati ovunque, senza il minimo rispetto. Ci sono. Ragazzi, abbiamo capito che questo cimitero non si può riposare in pace. Non penso che sapeva che avrebbe fatto questa fine 2 volte. Ma la scoperta più terribile, paradossalmente, avviene fuori dal cimitero. In una struttura crollata troviamo dei resti umani, quindi, incuriositi, decidiamo di scendere nel seminterrato, anche se poco agevole. Pieno di cadaveri, cazzo. Ma le hanno ammassate qua. È pieno di corpi, Etta. Qui troviamo centinaia di cadaveri di persone morte più di 100 anni fa, ammassati qui senza un reale motivo. Ora vi lascio il video completo, ma vi avviso che questa esplorazione mette la pelle d'oca. Ok ragazzi, siamo entrati nel cimitero monumentale, ce l'abbiamo fatta alla fine. Veramente angosciante. Siamo entrati. Ma hai visto il teschio di là? C'è un teschio nero. Lì. Si è quasi completamente disciolto. Ecco come la vertebrale, qua, il bacino, le braccia, le mani sono qua sotto, la faccia qua. È diventato il paradiso dei piccioni, porca miseria. Immediatamente, a prima vista, il cimitero si presenta in condizioni pietose. Lapidi crollate e iscrizioni storiche perse per sempre. Molte bare sono divelte e i pezzi dei corpi sparpagliati lungo i corridoi. Me lo conto, Porca miseria. non lo colpo. Ma ti spieghi perché lì? Cioè, ma come ha fatto a cadere? Non mi ha fatto venire in culo. Ah sì, hai ragione. Lì è collassato. Il teschio deve essere caduto qua. Assolutamente, se no porto dopo. Poveraccio. Non penso che sapeva che avrebbe fatto questa fine 2 volte. Sì, poi non si può morire in pace. Ragazzi, abbiamo capito che questo cimitero non si può riposare in pace. Mi è venuto un colpo perché ero proprio presa a guardarla. Allora ho detto, prova ad arrampicarmi. Guardo sotto, c'è lui, mi chiama venuto un colpo. Sì, è strano che sia lì con Perché noi. non me lo aspettavo, capito? Sta cosa è agghiacciante. Sì, cioè, Sta cosa è veramente poi agghiacciante. sono tutte scoffolate. Sì, questo deve essere c'è un teschio Di di uno di questi due qua, che sono sepolti qua, di cui i nomi sono persi definitivamente, penso. I nomi sono scritti nelle lapidi che sono cadute per terra.
Un'altra cosa subito evidente è che qui nessuno viene da molto tempo. I pochi fiori presenti sono vecchi, anche di decenni, e nessuno viene a cambiarli. È triste pensare che queste persone siano state dimenticate. Sembra che la maggior parte dei defunti sia gente morta tra gli anni 40 e gli anni 70, più o meno. Per adesso le tombe più recenti sembrano risalire agli anni 70. Ovviamente ogni volta che entriamo in un cimitero Etta sparisce. Si mette a correre avanti per vedere più cose possibili. Più o meno è tutta gente morta dal 50 al 70. 100, Sì. Non sono morti da tantissimo tempo. Cioè tra 50 e 70. Aspetta, quello che hai trovato di alto. Quello magari di più. Però voglio dire, non c'è un fiore, non c'è niente. Nessuno viene qua da un decennio almeno. Cioè i pochi fiori che ci sono appassiti da anni. Sì. Tipo quel fiore lì, penso sia stato messo qua veramente tanti anni fa, così come anche questi fiori qua che sono finti, ma sono qui da tantissimi anni. Sì, anche quei fiori sono finti, ma sono vecchissimi. Cioè si è sciolta la plastica del fiore. Sì. Sono qua da 30 anni, secondo me. Sì, anche qui guarda, quello è l'Apostola. Vertebre. E il teschio dove è andato? Lì c'è un femore. No, non c'è più niente. Ma qualcuno si è rubato il teschio. Sì, ci sono delle ossa lunghe là dietro. C'è qualcuno fuori, non siamo soli. Dobbiamo parlare a bassa voce, o meglio non parlare proprio perché c'è gente fuori. È crollato tutto, tutti i colombari sono caduti. Gesù. Questo è tutto il corpo. Sì, qua guarda la spalla. Dio, ma questo era l'abito del morto, Sì, 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 Non ho capito neanche fuori, ma questo era il vestito che indossava sì. il giorno del funerale. Tutto il resto del corpo era finito. Secondo me non stare lì. E perché il teschio è fuori? Perché non ho Qua ci sono altri pezzi. Ma dici che il resto del corpo qua dentro? Non capisco il motivo, ma va bene. Non lo so. Grazie, il cimitero più inquietante di sempre. Questo non serve. Non capisco.
Guarda, vedi il commissario? Sì, lo sento le ossa, ma perché sono vecchissime. Sì. Sì, beh, guarda, ragnatele. Proseguiamo da qua, mi sembra aperto tra l'altro. Ragazzi, stiamo proseguendo in silenzio perché, ripeto, c'è qualcuno fuori che sta parlando. Fatto? Ok, qua sembra che si esce. Ok, sì. Ma sta roba cos'era? Sembrano vuoti, Ma questa parte sembra ancora più antica del cimitero. Cos'è? Una foto di una bambina. Si deve essere staccata da qualche rapido. Forse si passa anche da sotto, Volendo, sì. Aspetta. Anche qua è collassato tutto. Sono tutte le tombe schiacciate una sopra l'altra perché la struttura dietro sta collassando e sta succedendo un po' in tutto il cimitero. Crollato tutto. Alcune sembra che erano portate via, ma la maggior parte sono ancora dentro, schiacciate all'inverosimile ma ancora dentro. Guardate, sembra che hanno messo dei fiori, diciamo, più o meno da poco, forse per scusarsi del disagio che gli stanno causando. Sì, più o meno, sì. Ma scusami, questo cosa c'entra? È morto nel 2008? Perché è qua? O che aveva comprato già prima magari? Però nessuno viene, guarda. I cammini, cioè... Sì, però mi spiace, cioè nessuno viene qua. I figli non vengono. I figli come? Anche qua c'è il buco sotto. Sì, si passa. Pieno di cacca, mi picciano ovunque. Meno male che ho i guanti, almeno io. A te no. Quella ragazza è morta tipo a 30 anni. Sì. C'è un'altra porta. Sì, lo so. Ma quante ne ho messe? È un percorso allo stato. Non fare casino perché qua dove magari ci possono essere. Ok ragazzi, abbiamo richiuso la porta e stiamo continuando l'esplorazione. Qua c'è un altro corridoio pieno di cripte. Chiusa? Ma scusa, si passa dall'altro lato perché secondo me entrano qua. Sto con quello. Hai ragione, cos'è sto coso? Sembra una luce. È una luce caduta. Purtroppo non si può continuare, adesso è chiuso. Quindi adesso cerchiamo di fare il giro da fuori. Dove siamo? Diamo un'occhiata, senti. Non c'è nessuno?
Cioè, guarda dove siamo, vedi? Forse sai se scende da là. Ah, proviamo? Dai, veloce, non c'è nessuno. No, non siamo mai stati. Si è aperto. Ragazzi, praticamente, se non si è capito, stiamo cercando di raggiungere la parte inaccessibile dall'altro lato, passando da qua, sperando che la struttura faccia un cerchio. Le cripte sono tantissime, molte di più di quelle che pensavamo. Mamma. Sì, chiuderanno che tazzo. C'è un pipistrello. Sembra figo qua dentro, peccato che non si può entrare. Aspetta, guarda le foto degli altri tempi. Che bello. C'è le foto di una volta. Bellissimo. Sono tutta un'altra storia le foto fatte con le macchine analogiche di una volta. Sono rimaste addirittura delle bare, penso non utilizzate. Penso siano vuote, detto. L'ho aperta, è vuota. È vuota, ok. Se devo fare per terra dei guanti. Ah, ok. Hai messo i guanti? No. Per aprire la barra. È la prima volta che ti vedo con i guanti. Aspetta. Guarda la montagna di cacca di piccione sopra il lumino. Sì. Cioè, rendiamoci conto. Sono servi. Sono tenuti malissimo. Ok ragazzi, siamo entrati dall'altro lato. Pensavamo fossero collegati, ma abbiamo trovato questa grotta di osservi che collega la parte, diciamo, est a quella ovest. Ok ragazzi, tombola, quella è la porta chiusa da cui non si riusciva a entrare e l'abbiamo bypassata. Confermo che questa parte del cimitero sembra essere molto più vecchia rispetto a quella visitata fino adesso, tanto è vero che la maggior parte delle tombe sono ormai illeggibili. Ci sono tante tombe dove è stato scritto successivamente la parola non identificato e mi chiedo come fanno a non sapere chi è stato sepolto lì. Minchia. Porca miseria. Anche qua è successo un casino. Sì, ho notato anch'io. Casino, sì, ma ci sono ossa ancora, no? Per me non sembra che abbiano avuto la licenza di togliere gran parte del corpo, diciamo. Ci sono dei pezzi. Dico gran parte perché qualche pezzo è rimasto. Vedo un po' di costole qua e là.
Tutte queste tombe invece sembra che siano state murate successivamente. Ci sembra che addirittura qui abbiano tolto tutte le lapidi e le parti in marmo e abbiano ricementato tutto. Aspetta, sembra che qui abbiano ricementato tutto. Sì, ho visto. Non so perché. Ho visto. Perché piuttosto che sistemare cementano tutto, cazzo. Qui sono rimaste. Più o meno. Che sta puzza? Hanno bruciato il crocifisso. È bruciato il crocifisso. È andato a fuoco. Il fuoco. E infatti qua non sto capendo, sembra più nuovo. Cioè quella bava è nuova, sembra che la stanno mettendo dentro adesso. Però è aperto. A questo punto l'esplorazione era terminata. Come sempre abbiamo fatto il video di chiusura e stavamo tornando a casa. Abbiamo però notato una struttura abbandonata nelle immediate vicinanze e ci siamo fermati. Nel giardino abbiamo notato subito la presenza di resti umani. Minchia, questo è inquietante. Ci sono tutti i pezzi. Vediamolo. I pezzi ci sono. Anche i denti attaccati. C'è la colonna. Ma che ci fa qua un cadavere? Credo sia pieno. Incuriositi abbiamo deciso di rimettere gli scamponi e provare a entrare nell'edificio, che però era parzialmente crollato. Figa. Guarda dove porta, dentro, magari il convento. Io non lo so. Siete ma qui c'è pieno di cadaveri, cazzo. Ma le hanno ammassate qua. È pieno di corpi, aspetta. Ok ragazzi, pensavamo che l'esplorazione fosse finita, ma adesso vi ho acceso la telecamera. Qui ci sono delle gambe, tra l'altro. Cristo, è pieno di morti, ma che schifo. Oddio, guarda questo. È pieno. Lì ci sono dei piedi, vedo. Ma perché le hanno buttate qua? Scendere qua è complicato. Specialmente perché è pieno di morti. Cazzo. Non ci credo. Aspetta, ci sono altri morti. Pieno. Cazzo, ma quelli sono dei piedi. La cripta. Ho capito che è una cripta, ma non è normale che ci siano dei piedi buttati lì così. E lì ce ne sono altre. Quello che troviamo qui dentro è scioccante. Questo è un pezzo di cranio. Una volta tornati a casa abbiamo fatto delle ricerche e non abbiamo trovato nulla. Nessuna informazione sui motori di ricerca, nessuna informazione sulle mappe, nessuna informazione sul sito del comune e neanche sul giornale del paese. Sembra incredibile, ma questo luogo non esiste e la sua storia è sconosciuta. Porca miseria ragazzi, una roba così macabra proprio non me l'aspettavo qua dentro. Occhio che pieno di morti. Porca troia.
essere qua. Ma che cazzo? Gesù santo. No dai, non è vero. Sì, la sento. Ok ragazzi, questa penso che sia la scoperta più scioccante dell'anno. Stanno nascendo comunque, cioè penso che siano irrecuperabili. No, se fanno così sono recuperati. Ragazzi, non avete idea dell'odore di morte che esce da questa bara che adesso chiudiamo. Qua c'è un bambino, piccolo piccolo. La tomba di un bambino. Anche qua. Gesù, ma lì cos'è quello? Quello è un altro corpo. Una persona, ce n'è un'altra anche là. E che è tutta la bara. È tutto pieno. Che cazzo è questo fuori? Caspita, è vero, sembra una mummia. Comunque guarda, questo l'hanno scantinata questa bara, eh. Penso che una volta i morti erano appesi in queste nicchie, ma poi sono venuti giù e sono caduti per terra. Durante le esplorazioni ne vediamo di tutti i colori, ma questo luogo è scioccante. Non sappiamo perché questi cadaveri sono stati accatastati qui. Non sappiamo nulla della loro storia. Grazie di aver guardato e ci vediamo alla prossima esplorazione.